Oggi vi condurrò alla scoperta del monumento Demidov a Firenze. Sono infatti in piazza Demidov, davanti al monumento, commissionato nel 1828 dai figli Anatolio e Paolo allo scultore Lorenzo Bartolini, i quali desideravano un monumento commemorativo in marmo rappresentante il principe ambasciatore industriale russo, il conte Nicola Demidov, attorniato da quattro gruppi allegorici rappresentanti le sue virtù. Venne iniziato nel 1830 ma completato definitivamente da Pasquale Romanelli solo nel 1871, allievo di Lorenzo Bartolini dopo la morte dell'artista. Il monumento è stato donato dai figli al comune di Firenze, che lo collocò nell'attuale piazza un tempo denominata Il Renaio o piazza delle Muline di San Giorgio, poiché anticamente questa riva d'Arno era occupata dal complesso della Mulina di San Giorgio, cioè da una serie di mulini fortificati che azionavano i meccanismi per macinare il grano e non solo. Inoltre qui si trovava un deposito di rena alimentata dal fiume, da cui i renaioli estraevano proprio il materiale ghiaioso per l'edilizia. La piazza fu creata tra il 1869 e il 1870 nell'ambito dei lavori di sistemazione legati al progetto generale di ingrandimento della città, come aveva definito il Poggi, per rispondere alle nuove esigenze di Firenze come capitale del neonato Regno d'Italia. La prima statua per il monumento si trova oggi a Villa Demidov, anche se doveva essere collocata secondo le intenzioni originarie all'esterno di un piazzale in un parco della villa di San Donato, oggi distrutta. L'idea generale apparve subito chiara allo scultore, che in un disegno firmato e datato 1830 mostra forme molto vicine alla soluzione poi adottata. La realizzazione, viceversa, fu molto travagliata. Il progetto mutò poi drasticamente con la decisione di Anatolio di realizzare un mausoleo all'interno di uno spazio questa volta chiuso. Ecco spiegati due modelli, uno in alabastro nel Museo Civico di Prato e uno in marmo del 1840 presso la Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti. Per la stessa natura dei materiali impiegati, l'opera risulta molto delicata e oggetto anche di facili aggressioni da parte di agenti atmosferici e anche inquinanti, oltre che di atti vandalici. Le statue furono realizzate in marmo zuccherino che mostrarono subito segni di deterioramento e allora fu commissionata proprio a Giuseppe Martelli l'elegante copertura che vediamo ancora oggi in ferro e vetro per proteggere appunto il monumento. I bozzetti rappresentano una prima idea, no? Che doveva essere approvata per intraprendere poi la realizzazione finale dell'opera. Tutto il complesso è organizzato secondo una struttura tipica dei monumenti funebri celebrativi neoclassici, mostrandoci proprio cinque gruppi statuari appoggiati agli angoli e collocato uno al di sopra di un alto basamento, con uno zoccolo anche scolpito con dei bassorilievi. Alla sommità del gruppo scultoreo dominante è raffigurato proprio il principe nell'atto di abbracciare il figlio e entrambi indossano vesti all'antica. Ai loro piedi è ginocchiata la figura della riconoscenza, mentre ai quattro angoli della base sono delle figure simboliche che alludono alla vita terrena del principe. La misericordia, appunto carità, che sorregge un ragazzo moribondo e sta coprendo col suo mantello una fanciulla, allusione proprio alla generosità della famiglia Demidov nei confronti proprio dei bisognosi. La Siberia, altra figura, che è rappresentata come una donna che stringe nella mano sinistra il mantello dei minatori e con l'altra invece sostiene Plutone bambino. Ricorda quindi la ricchezza proveniente proprio dagli scavi delle miniere siberiane. All'altro lato troviamo la musa dei festini, in ricordo dei numerosi e ricchi banchetti proprio offerti dal principe, e la verità o natura, cioè la verità che si scopre all'arte, simbolo della protezione offerta proprio alle arti figurative. Sullo zoccolo invece, oltre alle iscrizioni all'arme dei Demidov, sono dei bassorilievi realizzati da Pasquale Romanelli, con la rappresentazione della beneficenza di Anatolio e la morte di Niccolò. Lorenzo Bartolini fu veramente uno dei più grandi artisti del neoclassicismo italiano, proprio dopo Canova, e fu estremamente ricercato nell'alta società dell'epoca. Il suo percorso formativo ebbe inizio presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze,
Poi si trasferì anche a Parigi dal 1799 al 1807, dove ricevette tante commissioni di prestigio durante proprio il periodo napoleonico. A Firenze realizzò altre opere importanti, oltre al monumento a Nicola Demidov. Creò per esempio un monumento dedicato a Leon Battista Alberti, situato in Santa Croce. Nel 1839 acquisì anche un ruolo di docente presso proprio l'Accademia. Qui perseguì l'obiettivo di trasmettere uno stile scultoreo che doveva essere legato alla verità naturale, allontanandosi dai canoni accademici che ricercavano invece un bello ideale. E sorprese tutti i suoi allievi, sapete come? Quando presentò loro un modello, come modello proprio un gobbo, dichiarando l'esempio di bellezza naturale.